Le clip di questo video sono state registrate prima dello scoppio dei casi di contagio. Vivo a Londra, ma ovunque vi troviate, per favore, seguite le regole e istruzioni delle autorità competenti per fermare la diffusione. Speriamo di poter tornare a visitare i luoghi dell'arte al più presto. Conosciuto come Mambo, il Museo d'Arte Moderna di Bologna è considerato la versione italiana del Guggenheim di Bilbao e racconta l'arte del Novecento dagli anni 50 ad oggi. Per me è un must ogni volta che torno in città. E anche quest'anno ovviamente non ho potuto farne a meno. Il Mambo è un museo abbastanza giovane perché è stato fondato per come lo conosciamo oggi nel 2007, ma la collezione è legata alla precedente Galleria d'Arte Moderna della città da cui nasce e soprattutto le sue sale vengono riallestite spesso in occasioni di grandi eventi in città, come quest'anno ad esempio per Artefiera 2020. La cosa che mi piace di più di quando una fiera d'arte arriva in città è l'entusiasmo collettivo di musei e fondazioni. Mille mostre vengono organizzate e in ogni angolo della città per 3-4 giorni si parla solo di arte contemporanea. E quando viaggio in occasione di una fiera mi piace sempre prenotare un paio di giorni extra per poter visitare anche la città e i suoi musei, come in questa occasione. Quando sono andata l'ingresso era gratuito, per qualche giorno in occasione della fiera, ma solitamente costa 6 euro, con riduzioni e gratuità la prima domenica del mese e le ultime 2 ore prima della chiusura del giovedì. La collezione permanente si concentra sull'arte del secondo Novecento, in Italia, e si divide per aree tematiche. La prima è la pittura a Roma negli anni 60 e ha come protagonista I funerali di Togliatti di Renato Guttuso. Un evento che ha sconvolto l'Italia nel 1964 e che è stato raccontato da Guttuso in una versione 5 volte più grande rispetto al progetto iniziale. Non solo il racconto della morte di un leader politico, quindi, ma anche di un personaggio pubblico che per molti è stato un punto di riferimento. Nella stessa sala ci sono però anche opere super interessanti di Giusetta Fioroni, Tano Festa e Renato Mambor. Un'altra sezione che adoro è quella dedicata all'arte povera e ai movimenti che nascono intorno al 1968. Passeggiare tra queste sale è come esplorare uno dei periodi più interessanti dell'arte italiana, ricca di opere concettuali e di installazioni. Per questo motivo 3 delle opere per me imperdibili al museo si trovano tutte insieme in quest'area. La prima è Non partono il resto di Alighiero Boetti. Boetti è uno dei primi artisti a partecipare al gruppo dell'arte povera, tanto che ne creerà ad un certo punto perfino un manifesto, però è al tempo stesso uno dei primi ad allontanarsene all'inizio degli anni 70. La maggior parte dei suoi lavori giocano sulle contraddizioni del linguaggio, quindi sul rapporto tra le cose e il modo in cui le chiamiamo. Le opere di questa serie a biro sono realizzate su carta con una semplice penna a biro che può essere di colore blu, nero, rosso o verde. I lavori vengono creati colorando la superficie del foglio sempre nello stesso verso, ma lasciando in bianco delle porzioni di spazio, che solitamente sono a forma di virgola. Oltre al colore di sfondo e alle virgole, quasi tutte le opere contengono anche lettere dell'alfabeto, dalla A alla Z, in modo da formare una sorta di griglia di lettura delle frasi che vengono contenute all'interno dell'opera. In questo caso, ad esempio, si legge il titolo Non parto, non resto. Quello dello spostamento e della contraddizione della geografia è un altro dei temi più diffusi nelle opere di Boetti. Un altro lavoro che mi ha colpito è Omaggio arbitrario a Branchiusi del 1987 di Gilberto Azorio, un artista che io amo moltissimo, sia per la scelta dei materiali che per i temi affrontati nelle sue opere. I materiali utilizzati sono spesso naturali o legati ad elementi arcaici, le stelle, la luce e soprattutto le reazioni chimiche, che a me piace immaginare quasi come magiche. Questi vasi contenenti materiali arcaici, appunto, come dei crogioli, sembrano essere in un laboratorio antico e per me sono davvero molto affascinanti. Quest'opera in particolare, tra l'altro, mi ha riportata per un attimo, quando sono arrivata al Mambo, in un altro museo d'arte moderna e contemporanea, al Museo del Novecento di Milano, la città in cui ho vissuto per tanti anni e qui ho scoperto le prime opere dell'arte povera. Sempre tra le opere d'arte povera c'è poi Il girasole di Mario Ceroli. Il suo segno distintivo è il legno solitamente utilizzato per riprodurre sagome di esseri umani in diverse posizioni, qui a me dà quasi l'idea di scomparire. Si capisce che l'opera è realizzata in legno, ma quasi non importa più. La rappresentazione astratta del fiore fa capire immediatamente che c'è un collegamento fra arte e natura e tra uomo e natura. Il giro che ho fatto al Mambo mi ha fatto riflettere su come sia importante per un museo che la collezione permanente venga riallestita e che vengano organizzate delle mostre temporanee sempre diverse. Infatti ero stata al Mambo tante volte nel periodo in cui vivevo a Milano,
ma la possibilità di scoprire nuove opere questa volta mi ha fatto apprezzare il giro 100 volte di più. Il museo ospita al suo interno anche la collezione di opere di Giorgio Morandi. A dire il vero è una sorta di museo nel museo. Questo dà la possibilità di fare un giro intenso e coinvolgente nella storia e nelle opere di uno degli artisti che ha fatto la storia della città e che qui ha vissuto ed insegnato. La caratteristica principale delle opere di Morandi è il soggetto. La maggior parte infatti sono nature morte, rappresentate aderendo ad alcuni principi della pittura metafisica, ma al tempo stesso allontanandosene. Tutte le opere sono realizzate creando un senso di vuoto e di silenzio. Ciò che importa a Morandi infatti è rappresentare ciò che vede. Gli oggetti, spesso queste bottiglie, nella loro forma all'interno dello spazio. E sono chiari riferimenti a Picasso e Cézanne. Io trovo geniale l'accostamento delle sue opere in una delle sale finali del percorso con Eroded Landscape del 1999 di Tony Craig. Vale la pena visitare il Mambo già solo per quest'opera. Sembra come entrare per un attimo nei quadri di Morandi in versione di scultura. Una scelta quindi quella dei curatori che ho sempre trovato fantastica e spero di ritrovare in ogni mia visita al museo. L'ultima sezione da non perdere assolutamente nel giro del museo è quella dedicata all'arte degli ultimi 20 anni. Qui ci sono diverse opere da tenere sott'occhio, come Ossi del 2019 di Claudia Losi, in cui vengono riprodotte in forma di capanne le costole dell'animale più grande in natura, la balena, protagonista di molte storie nella cultura occidentale. Oppure l'opera senza titolo di Garutti, formata da 10 strati di moquette, ritagliata seguendo la forma di mobili immaginari, come a delimitare e descrivere gli spazi quotidiani e quindi intimi in un certo senso, in un contesto completamente nuovo e diverso come quello del museo. Ma l'opera che più mi ha colpito per la mia fissazione per l'uso della parola nelle opere d'arte è Sono stata io, Diario di Daniela Comani. Stupenda! L'opera consiste di una stampa su tela di tutte frasi in prima persona che descrivono azioni in occasione di eventi particolari avvenuti in una certa data nella storia. Queste date sono in ordine cronologico, di giorno ma non di anno. Ad esempio, la prima azione riportata è dell'1 gennaio 1919 e consiste nella frase «Oggi a Berlino ho fondato il Partito Comunista». La seconda però è del 2 gennaio 1992 e riporta un'azione completamente differente. Il racconto è sempre in prima persona, ma Leo è a volte la vittima, a volte l'artefice dell'azione. Questo per far capire come l'azione di un singolo all'interno della collettività diventa azione di tutti perché incide sulla comunità stessa direttamente. Un'opera che a me ha lasciato senza parole. Il percorso nella collezione permanente si chiude con queste sale, ma vi suggerisco sempre di dare un'occhiata anche alle mostre temporanee organizzate dal Mambo. Spesso si tratta di mostre super interessanti, come quella che ho trovato io dal titolo Again and Again and Again, una mostra collettiva curata dal direttore del museo, Lorenzo Balbi, sul tema della ripetitività delle azioni nelle nostre vite. La performance che mi è piaciuta di più è quella dell'artista Ragnar Kjartansson, dal titolo Bonjour, durante la quale due attori, all'interno di un vero e proprio allestimento scenografico, ripetono in loop delle azioni sempre uguali. Ogni 5 minuti una donna esce dalla propria casa, anni 50 francese, per riempire il suo vaso di fiori d'acqua e, mentre è alla fontana, saluta un vicino di casa, che è uscito anche lui, ma per fumare una sigaretta. Tra i due c'è uno sguardo di complicità, ma l'azione non avrà mai un seguito e si ripeterà all'infinito. Sempre in mostra interessanti anche le opere di Luca Francesconi, che mescolano natura e ferro. Il calendario delle semine è un suo lavoro del 2009 che racconta del primo rapporto dell'uomo con il tempo, quello dell'agricoltura. Ma in realtà si concentra anche sugli effetti del tempo in tutti i cicli biologici che caratterizzano la vita dell'uomo e quella della natura. Un lavoro che mi ha colpito ma mi ha anche quasi infastidito in senso positivo è quello dell'artista inglese Ed Atkins, dal titolo Safe Conduct del 2016. Consiste in 3 grandi monitor, come quelli che si trovano negli aeroporti, che riproducono un avatar dell'artista intento a superare dei controlli immaginari in un aeroporto. Al posto di essere però i bagagli ad essere controllati, sono degli uomini e parti dei loro corpi. Un lavoro per me molto intenso e sicuramente interessante, che fa riflettere sul nostro rapporto con azioni quotidiane, che io per prima ripeto sempre nei miei viaggi.
Con l'uso di alcuni oggetti proibiti all'interno del video ci sono forse dei riferimenti alle paure della nostra società, come ad esempio quella del terrorismo. Infine, uscita dal museo, ho voluto curiosare un po' in giro perché da una delle finestre interne delle sale avevo visto alcune sculture di Arnaldo Pomodoro nel giardino che è a 2 passi da lì. Trovare l'ingresso di questo parco, che ho scoperto si chiama il Parco del Cavaticcio, per me non è stato semplice, ma una volta che si intuisce da dove entrare, non si può fare a meno di farlo. Si arriva infatti ad avvicinarsi alle sculture e si ha la possibilità di vederle proprio da vicino. Del resto, chi è di noi che non è disposto a fare di tutto per vedere un'opera d'arte interessante? Spero che questo giro insieme per le sale del Mambo di Bologna vi sia piaciuto e se non volete perdervi i prossimi video di viaggio in giro per i musei, iscrivetevi al canale o andate a dare un'occhiata a quelli dedicati a Londra, la mia città. Grazie e al prossimo video!